ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera vi parliamo di un argomento caldo come il ferro da battere, vi parliamo di incudini. Esistono diversi tipi di incudini, quelli da maniscalco, quelli da calzolaio, quelli da gioielliere, quelli da orologiaio. Qui abbiamo ad esempio 3-4 incudini da far vedere e poco fa ho finito di rettificare la famosa incudine di Stefano e vediamo subito il risultato. Olè! È venuta perfetta, era piena di segni, buchi e c'era anche un avvallamento al centro. E direi di far vedere subito come abbiamo fatto questa lavorazione e poi vi parleremo di tutte le lavorazioni e tutte le caratteristiche per poter scegliere l'incudine che fa per voi. Ecco qui l'incudine di Stefano come era prima. Tutta bella rovinata da tantissimi anni, tantissime lavorazioni. Quanti scavi, probabilmente c'era anche qualcosa di chimico sopra dove si è arrugginita di più perché acqua che magari ha freddato un pezzo, chissà. Acqua che mi è colata. Allora qua ci dai una bella spianata a tutte quelle asperità che sporgono. Esatto, sì, perché poi la vorrò girare e deve essere più parallela possibile al piano della mia fresa. Sì, quindi tutti quei puntini li vanno eliminati. Invece tutte le concavità, tutte le cavità, gli avvallamenti restano e poi saranno lavorati dopo. Via. Ecco qua, abbiamo un po' di superfici di appoggio, direi che sono sufficienti. Ora finirà sulla fresatrice. Ecco, sottosopra. Sottosopra perché ovviamente la parte dello zoccolo adesso vediamo una cosa che mi ha sempre dato fastidio da ragazzino, perché questa incudine ce l'ho da quando avevo 14-15 anni sicuro. Mamma mia, come dondolava. Sì, odiavo questa cosa qua, se l'avete visto un piano dondolava, ci mettevo delle cose. Questa è una bella fresa da sgrosso. Normalmente la ghisa è un materiale autolubrificante che contiene grafite, ci si fanno anche delle boccole, dei cuscinetti, ci si facevano. Però qui c'era un po' di ruggine e sui taglienti la ruggine è molto aggressiva e li va a rovinare. Sì, è abrasiva, buttarci dell'olio da taglio, sì, fatto bene. E adesso si portano in piano i due piedi e complanari fuori di loro. Uno è fatto. Guarda le soffiature che c'erano dietro. Sì, è uscito di tutto. Sì. Sembra una groviera. E vai con l'altro. Questa lavorazione perché appunto, come dice Mike, quando poi verrà girata appoggerà perfettamente sul piano della fresatrice. Eccole qua, complanari, perfetto. È pronta per essere girata appoggiata, quindi stabilità massima. Qua abbiamo la massima stabilità adesso perché tocca ovunque. Bloccata, non so se avete visto prima, ho appoggiato 2 piastre di alluminio sotto perché comunque la durezza della ghisa è abbastanza alta. Almeno non va a segnare, anche le piccole vibrazioni non va a segnare il piano della fresatrice. E qui abbiamo le ultime passate appunto con la fresa da finitura. Sembra ondulata perché la luce dà questo effetto qua sulle superfici fresate, però in realtà è perfettamente liscia. Sì. Qui avevi la parte posteriore che era incurvata. Sì, me l'hai raddrizzata. Sì, dalla dritta. Resa ortogonale ai lati. E adesso con questa fresa bellissima ma costosissima si fa le cimature, cimatura di quella parte lì. Il resto poi si farà a lima, perché è anche bello fare la lima, ma lì è difficile lavorarci con la lima, quindi anche perché era già in parallela alla guida, quindi mi è venuto molto comodo. Sì. A cosa serve un'incudine? Serve a un'infinità di cose, veramente non ve le potete immaginare. Oltre che appunto modellare il ferro, serve anche per raddrizzare, serve per rivettare, serve per appiattire, serve per saldare,
per torcere, serve per tagliare anche i pezzi di acciaio, e ci si può fare veramente di tutto. Infatti poi vi faremo anche vedere 2 o 3 lavorazioni che ci siamo stampati. E esistono in commercio tantissimi tipi di incudine, e nella storia poi hanno preso anche più o meno varie forme, però sono tutte abbastanza simili. Quando si vede un oggetto che è un'incudine si capisce subito che è un'incudine, anche se ha una forma un po' strana. C'è una particolarità molto carina: intorno agli inizi del 1900 e andava molto di moda, appunto, andava ovviamente il trasporto tramite cavalli, e quindi c'erano molti maniscalchi. I maniscalchi avevano un tipo di incudine un po' particolare, che aveva i corni molto grandi e pesanti, e la parte centrale un po' più esile. E poi però, sia per motivi di utilità delle incudini anche in officina, sono usciti fuori degli ibridi, quindi delle incudini che non si capisce tuttora se siano delle incudini da officina, da maniscalco, da fabbro, delle forme un po' particolari. Sono oggetti che chi ce l'ha di solito se li tiene cari, o per collezionismo o anche solo per esposizione. E la cosa bella delle incudini è che poi col tempo prendono sempre più valore, quindi è un oggetto proprio a cui anche ci si affeziona e non si riesce più a lasciare andare. Una brevissima storia dell'incudine. I primi uomini che hanno lavorato il ferro usavano delle pietre dure come incudine, poi hanno cominciato a lavorare di più il ferro, sono riusciti a fare delle incudini di ferro fucinato, ma erano dei blocchi, cose un po' informi con un piano. Quello che potevano fare, con quelli hanno fatto cose più potenti, e pian piano siamo cresciuti e abbiamo le forme di incudine attuali. Prima di parlarvi dei materiali, chiediamo a tutti coloro non lo avessero ancora fatto di iscriversi al nostro canale. È una cosa che a voi non costa veramente niente, anzi è vantaggiosa, perché poi riceverete eventualmente, se le volete, le notifiche dei nuovi video usciti, e ci aiuterete a crescere in questa comunità che sta diventando sempre più grande. Fondamentalmente ci sono 2 tipi di incudini, quelle in ghisa e quelle in acciaio, e poi sono praticamente o forgiate o fatte per colata. Ci sono molte differenze. Allora, quelle in ghisa vengono anche chiamate ASO, cioè oggetti a forma di incudine, vengono abbastanza disprezzate. Sì, non vengono molto considerate incudini. Diciamo che sono abbastanza diffuse, perché comunque sono economiche più delle incudini in acciaio, e per chi fa piccoli oggetti hobbistici e cose del genere, piccole officine, o avere semplicemente un oggetto su cui battere, sono più che sufficienti per il lavoro che svolgono. Infatti, come vedete, questa qui l'abbiamo sempre usata nei nostri video. La usavo già da ragazzino, quando avevo 15 anni. Questi oggetti qua sono nati su queste incudine. Questo negli anni 70, è un acciarino, il primo acciarino che ho fatto, poi ne ho fatti degli altri. Poi questi degli anni 80 sono campioni che ho fatto vedere a dei clienti che volevano degli oggetti per il negozio, per in ferrobattuto, allora gli facevo un'idea di quello che volevano. Qua sarebbe andata sopra una coppetta, una coppa grossa di vetro, infatti questo l'ho riprodotto con questa altezza qua. Questo faceva parte di tutta di decorazioni di un altro oggetto e tante altre cose. Quindi questa incudine l'abbiamo spianata, è storica, ha subito tante di quelle lavorazioni, ci ha fatto di tutto, anche un maglio automatico che picchiava sopra. Sì. E niente, le incudine in ghisa sono un pochino più morbide, attutiscono un po' il colpo, e quindi bisogna faticare di più, e tendono a scheggiarsi. Qui abbiamo delle scheggiature, ma abbiamo anche questa qui per terra che abbiamo, dove si vede meglio questo tipo di problema in cui incorrono
è da 60 kg, mentre queste due sopra al banco sono da 20 kg. Sono da 20, sì. Vi facciamo vedere la differenza, perché sembrano uguali, ma come si riconosce un'incudine in ghisa da una in acciaio? Questa è la ghisa. Mettiamo anche questa su un piano, Sì, sullo stesso tipo di piano. e questo è l'acciaio. Sembra proprio una campana, è tutta un'altra politica proprio, veramente. Quindi questa qua regge anche di più ai colpi forti qua sopra, si intacca meno rispetto a questa e comunque, come si dicevano anticamente, acconsente di più rispetto a questa, parità di peso, acconsente ai colpi. Come Scarica meno capito, energia dentro se stessa, quella ne scarica di più, quindi l'energia, se ne scarica meno dentro se stessa, va a finire tutta nel pezzo che viene lavorato. come avrete capito, ovviamente quelle in acciaio sono più costose, però poi a livello di durabilità e utilizzo sono molto più pratiche, più confortevoli e se questa cade convenienti. su qualcosa di duro non ne succede niente, può magari ammaccarsi un pochino. Queste qua, come avete visto quella lì sotto, possono anche rompersi, le parti più delicate come i piedi. Quella sotto, sì. La differenza fra appunto fusione, incudine fusa e incudine forgiata, ad esempio questa qui, che essendo di ghisa e per forza di cose fusa, presenta delle soffiature che potrebbe averle anche all'interno. Io fra l'altro ho trovato questa curiosità sulla tua, che non è un foro, è una soffiatura. È una soffiatura, ma è, no, adesso non abbiamo niente di... Può vedere una cosa. È profondissima, è lunga così. Sì, da ragazzino facevo così. Ah, ecco, è passante proprio. No, non è passante, ma suona, perché si allarga dentro. Ho capito. Invece quelle forgiate sono praticamente molto più robuste e proprio la stessa forgiatura permette alle fibre di seguire proprio la forma e il percorso dell'incudine stessa, e questo gli dà ulteriore resistenza, perché sono fibre uniche, intere, a differenza di una fusione dove sono quasi cristalli. Sono cristalli, un metallo fuso sono tutti cristalli, un metallo che fuso prima poi viene forgiato, quindi si schiaccia, si allunga, questi cristalli si deformano, si allungano, diventa un feltro tutto che ha una direzione, quindi molto più resistente. Invece che staccarsi i cristalli uno dall'altro sottoponendolo a uno sforzo, si devono sfilare così e la forza è maggiore che ci vuole per strappare un pezzo d'acciaio forgiato. Spesso nei video americani viene fatta vedere questa prova dove non si capisce niente, non è solo per sentire il rumore, ma si vede proprio come rimbalza la sfera. Allora abbiamo preparato un tubetto di vetro che è stato preso da una lampada al neon, e qui vediamo proprio la differenza. Più il materiale è morbido, ad esempio qui abbiamo dell'alluminio, e meno la sfera rimbalza, quindi durezza e elasticità contribuiscono a questo movimento. Vedete come fa. La vediamo sulla ghisa. Dura di più, o più sempre smorzato. Questa l'abbiamo fatta noi in un video passato, questa d'acciaio. Qua si vede già la differenza fra acciaio e ghisa, e questa è tutta un'altra cosa, è ancora lì che vibra. Sì. Questa è una prova semplicissima che si può fare con due strumenti, anche se il tubo non lo vedete, è un tubo normale, si sente a orecchio il numero di rimbalzi che fa, è una prova carina e interessante da fare. Sicuramente adesso vi farà piacere se vi facciamo vedere un po' di pratica. Oh. Ad esempio vogliamo unire questi due pezzi, abbiamo già fatto i fori, e facciamo una rivetatura, una chiodatura. Abbiamo due cilindretti di ferro ottenuti da un chiodo, da un grosso chiodo, grosso, da 4 mm, passano nei fori, e possiamo fare questo lavoro qua. Una volta non saldavano, non c'erano
le saldatrici di adesso. E probabilmente neanche le rivettatrici. E neanche le rivettatrici, quindi facevano lavori così, avevano i chiodi con già una testa formata e avevano, dicevo, i chiodi con già una testa formata. Noi invece formiamo la testa al momento. Perché ho messo questa rondella sotto? Così il chiodo spunta tanto sopra quanto sotto, dello giusto spessore. Non serve quindi un chiodo con la testa già formata da una parte. Facciamo l'altro. Senti come suona bene. Sì, questa qua infatti va giù come si schiaccia come il burro. Ora diamo un po' di qua, non serve più la rondella. Questo qua è un martello a testa tonda che è ideale per schiacciare i chiodi, è proprio ideale per fare la rivettatura e la chiodatura, perché tende a stare sul chiodo e non scappa se si porta sui bordi. Sembrerebbe facile che scappi, invece ci sta. È una cosa, sembra impossibile. Con l'altro martello non si riesce a fare un lavoro così bene. La completiamo e poi ci si può dare anche una bella schiacciata. Quando fate questi lavori spostatevi sull'incudine, perché così non stressate sempre lo stesso punto. È un po' come il salvaschermo, che se un'immagine resta ferma sullo schermo, nello stesso punto pian piano rovina lo schermo. Invece in questo modo. Fantastico. È caldo? Appena appena. Tiepidino, sì. Sì. Volendo si può ancora dare e poi pian piano arrivare a riprendere con la testa tonda e andare sui bordi e dare una forma al chiodo più bella, eccetera eccetera. Sì. Qui ci siamo appoggiati sul tavolo. Normalmente l'incudine non si appoggia sul banco, sul tavolo, si appoggia su un ceppo di legno, come l'abbiamo lì noi, che si chiama toppo, e normalmente è fatto di legno di quercia perché è molto robusto, compatto e consente praticamente di dare un'ulteriore massa, diciamo un ulteriore peso all'incudine che avete. Se prendete un'incudine piccola potete migliorarla, diciamo, mettendola su un grosso ceppo di legno e questo vi aiuterà. Questa incudine qua era piantata invece su un ceppo di legno con tanto di cerchio, solo che ce l'ho da un'altra parte ed era da tavolo. Esiste anche una proporzione fra la massa dell'incudine, il peso dell'incudine proprio, e il peso del martello che si utilizza. Normalmente maniscalchi e diciamo operai del genere utilizzano un rapporto di 1 a 50. Quindi se la nostra incudine pesa 50 kg potremo usare un martello di 1 kg. Per lavorazioni molto più, diciamo, gravose, di materiali grossi, pesanti, dove bisogna veramente dare delle mazzate incredibili, si consiglia invece un rapporto di 1 a 90 per le officine, grandi lavorazioni, eccetera, eccetera, ma per un hobbista difficilmente si arriverà a questi limiti. Questa, fra l'altro, è un'incudine Vevor. Le fanno da 10, 20, 30, mi sembra, 60 kg anche, sì. 60 kg. Fra la scelta dell'incudine ovviamente c'è anche il peso, perché c'è anche una questione di praticità. Se abbiamo un piccolo garage dove la teniamo per non farla bagnare e poi la zona di lavoro è all'esterno, doversi portare fuori 60 kg di incudine è un bel lavoro, sì. E soprattutto l'incudine va tenuta a un'altezza più o meno all'altezza della vita, dove è quella che è l'altezza più comoda che ci viene per lavorare bene il pezzo, e quindi avere un peso così grande in alto, abbiamo un baricentro molto spostato e spostarla diventa anche pericoloso perché rischia poi di cadere. Stavo guardando che non si è neanche segnata, sì. Fantastica. Tra l'altro, ecco, sull'incudine ci sono 2 fori, non tutti sanno a cosa servono.
Questo qua, il foro quadrato, si chiama foro Hardy, e questo qua, il foro tondo, si chiama foro Pricciolo o foro coda di rondine. E servono praticamente, ad esempio questo, si possono torcere i pezzi, si può mettere il pezzo, fissare con un cuneo e si può torcere con degli attrezzi appositi, tipo chiavi che li abbiamo qua. Fatto, la cosa bella appunto della forgiatura è che ci si possono costruire automaticamente tutti i pezzi che servono. Si può mettere il tagliolo, che serve praticamente per metterci il pezzo sopra, si martella, rimane molto sottile, poi si gira, si batte e si riesce a tagliare un pezzo. E si può mettere sopra l'incudine esistono anche delle incudinine piccoline tipo questa da mettere sopra l'incudine stessa. Bellissimo, è un campo molto, molto esteso, con un sacco di possibilità, di conoscenze, di pratica, e permette tanto di sfogare la propria fantasia, perché appunto tanti attrezzi si possono costruire. E non ci si lavora solo l'acciaio, solo incudini, si può lavorare l'acciaio, si può lavorare l'alluminio, si possono lavorare il rame, si può lavorare l'ottone, e ci sono anche precise temperature di forgiatura, perché ovviamente il metallo, scaldandolo, acquista maggiore malleabilità. Se noi proviamo a martellare un pezzo di ottone freddo, rischiamo di creare delle crepe, di romperlo, di spaccarlo. Al di sopra di certe temperature diventa quasi pastoso, morbido. C'erano addirittura delle valvole che venivano prima tornite, poi scaldate e piegate, perché questa temperatura era quella giusta per dargli poi la forma finale. Mi sono segnato 2 temperature perché a memoria non me lo ricorderò mai. L'acciaio normalmente come temperatura di forgiatura va fra gli 800 e i 1200 gradi, l'alluminio fra i 450 e i 520, diciamo che fonde a 660 l'alluminio puro, poi ci sono varie leghe con varie temperature di fusione, quindi siamo tranquillamente sotto. Gli ottoni si lavorano da 750 a 900 gradi, e poi c'è anche lo zinco. Lo zinco è particolare, lo zinco è un materiale molto cristallino. Vorrei quasi farvene vedere un pezzo, faccio una corsa qua, lo prendo, che se io lavorassi questo pezzo di zinco a freddo mi va tutto in frantumi, si spacca di niente. Questa cosa, quando ho cominciato, perché è recente, diciamo, la lavorazione, la produzione di zinco è molto recente, cioè molto, siamo nel 1600, perché è particolare produrre lo zinco, una cosa un po' particolare, e all'inizio non sapevano poi come lavorarlo, facevano delle fusioni e non potevano fare lamiere, che sarebbe stato comodissimo perché è un materiale che ossida poco. Poi hanno scoperto che scaldandolo tra i 120 e i 150 gradi si può fucinare, si può laminare sotto un laminatoio, sotto i cilindri di un laminatoio, e da lì hanno cominciato a fare lamiere. Nel 1700 hanno scoperto questa cosa qua e hanno cominciato a utilizzarlo per fare anche lamiere per coperture di tetti, grondaie e tutta questa roba qua. E sopra a quella temperatura invece di nuovo ostico, diventa fragile di nuovo, quindi tra 120 e 150 gradi. Questa, come avrete capito, è un'incudine nuova, e quando si prende una nuova incudine di solito la si sistema un po', è un po' come avere un'automobile nuova, è un po' un oggetto particolare che si cura. E la prima operazione da fare è di solito un'operazione che si chiama dressing, perché a noi non servono gli spigoli così vivi. Ora, sull'acciaio, come abbiamo detto, è molto molto più difficile che si scheggi uno spigolo, però anche a livello appunto di pratico di forgiatura serve a poco. Quindi praticamente si vanno a limare tutti questi bordi qui affilati, come anche piccole deformità, un po' di bugnette, un po' di cose che può avere, e si fa questa lavorazione qui. Qui c'è un po' di bava, anche qui volendo poi si va a limare, a pulire. C'è chi si diverte a riverniciarla. Io ad esempio questa è una vernice che mi piace tantissimo, si chiama effetto martellato,
e in tema con l'incudine. in tema con l'incudine, sì. Per chi volesse fra l'altro prendere questo oggetto qua, con cui ci siamo trovati molto bene, adesso voglio vedere anche la differenza a martellare qua, perché Sì. secondo me qua si segna. E metteremo poi dei link in descrizione con tutte le varie taglie e i vari prezzi che propongono. Allora, prima abbiamo fatto questi rivetti qua, abbiamo martellato, si sporca solo e va via, basta passare un dito. Vediamo questa. Tanto sentite che rumore goffo che ha. Si pulisce e non va via, resta lucidata dalla compressione. Sì, sente, non tanto, Non tanto, però insomma, a lungo lascia il suo andare, segno. sì, Qua no. questa è come nuova. Ora vi faremo vedere un'applicazione pratica, poi vedrete che sarà divertente lavorare l'acciaio. Le prime cose che si fanno di solito si fanno cose molto semplici, tipo questo gancio qua, per poi andare su forme sempre più complesse. Ad esempio questa costruzione qui dell'acciarino è una cosa abbastanza semplice da fare. E questo qua, vabbè, è il primo che ho fatto, avevo avuto 17 anni, 18, ed è ottenuto da una lima. L'acciaio delle lime è un acciaio al carbonio con oltre l'1% di carbonio, è molto duro anche da rovente e faticoso da lavorare, ma sono oggetti piccoli e non ci vuole molto a farli. Se volete vedere abbiamo un video dove ne costruiamo uno più bello, perché è molto rozzissimo. Vedete come si fa, e sul mercato oggetti del genere costano tra i 50 e i 100 euro. 50-100 euro. Io addirittura ho trovato questo che è un portacandele, praticamente qua si mette la candela a 180 euro. Sì, sono pezzi di ferro. Vergognoso. Guardate una cosa, allora qua il profilo è completo, guardate un po' l'usura che c'è qua, l'ho usato tantissime volte per tanti anni questo. L'ho usurato dal mio impiego, mi accendevo le sigarette, accendevo il fuoco, di tutto con questo. Lo trovate nel video 169. 169, dove abbiamo fatto un altro acciarino recentemente. E niente, vi faremo adesso vedere da me un giochettino, proviamo a cucinare da questo che abbiamo rivettato, che abbiamo inchiodato con questo cannello. Facciamo vedere un attimo, per chi non ci ha ancora visti smartellare il ferro, facciamo una cosina così per scherzo. E tanto finiamo di mettere alla prova questa incudine e vedere come si comporta con martellate un po' più serie. A questo punto accendiamo il nostro cannello. Questo cannello è una costruzione di Stefano, la potete trovare nei nostri video. È assolutamente incredibile perché, a differenza dei cannelli che usano propano o gas molto calorifici, è un cannello che funziona a metano, quindi è un gas con cui non si riesce a scaldare niente. Con questo tipo di costruzione particolare si riescono a concentrare i gas caldi della combustione in un turbine di fiamma e si riesce addirittura a fondere e a far fare le stelline all'acciaio. Incredibile. Quella che si stacca è chiamata calamina, è una specie di ossido che ricopre il ferro anche quando compriamo del ferro nuovo, e è ricoperto da questo strato di ossido che in parte è dovuto alla laminazione dell'acciaio e in parte appunto è uno strato di protezione che aiuta il ferro nuovo a non arrugginire. Qui possiamo vedere le varie fasi
per fare una punta, ad esempio, o dare una lavorazione inclinata all'acciaio. Vedete come la parte rossa si prende forma molto facilmente, è molto malleabile e morbida, e quando andiamo a battere su un pezzo freddo invece lo si deforma molto più difficilmente. Da qui proprio il termine che bisogna battere il ferro quando è caldo. Tra l'altro andare a battere il ferro dove si è raffreddato non consente una lavorazione di tipo plastico e di conseguenza si possono creare crepe o fessurazioni all'interno del materiale stesso. Io non so ancora che cosa stia forgiando Stefano, ma lo vedremo. Guardate la potenza di questo cannello. Ogni tanto l'incudine va ripulita dalla calamina per evitare che, appunto, essendo un materiale più duro della parte calda dell'acciaio, che vada a fare una lavorazione non liscia sul pezzo. Una cosa che non abbiamo detto è che i fori sull'incudine possono essere usati per forare il materiale stesso. Ah, la torcitura, bellissimo. Basta veramente poco per trasformare un pezzo di acciaio in un oggetto d'arte. Vorrebbe una spatola di ferro adesso. Perfetto. Vedete che senza attrezzi da fabbro si possono usare tranquillamente, con un po' di fantasia, anche gli attrezzi che tutti noi possiamo avere in casa. Bellissima. Si possono fare tante cose, tante forme. L'ho detto prima, spero si sia sentito, che appunto i fori servono poi eventualmente anche per fare una foratura del pezzo. Si possono, ad esempio, il pezzo sopra e giù con un quadrato si può dividere in 4 pezzi, tagliandolo
longitudinalmente così e così, poi si torce e fa tutti dei... Vi faccio vedere una cosa. Questo qua sono 4 bacchette di ferro saldate per bollitura e poi ritorte. Questa parte qua è formata da queste 4 assottigliate che sono diventate un pezzo unico, e così anche questo qua è saldato per bollitura, cioè si porta nella forgia a calor bianco, quando praticamente è roventissimo, che fa anche delle stelline, i 2 pezzi si avvicinano, si battono, in quel momento lì si appiccica, poi si continua a battere e si saldano. Si può mettere un po' di borace, un misto di borace e sabbia silicea, fa da flussante, e questa è la prima saldatura che l'uomo ha inventato. Se siete nuovi di questo canale, si chiama bollitura questa saldatura qua. Troverete poi altri video appunto di lavorazioni e cose. Sembra praticamente nuova, intonsa. Sì. Ed è ferro. Eh sì, le cose riguardanti la forgiatura. Come qua che ci sono. No, qua. E sempre nei video relativi alla forgiatura, se guardate il nostro video 554, vi facciamo anche vedere come costruire una forgia in casa in modo semplicissimo. Mi raccomando però, non fate come noi che l'abbiamo fatto veramente in casa, ma fatelo all'aperto. Abbiamo forgiato questo in quel video. Sì, salute il nostro cameraman. E niente, diamo ancora 2 o 3 caratteristiche di questa incudine qui. Allora, abbiamo detto, questa è in acciaio forgiato, questa è una 20 kg, poi ce ne sono fino addirittura a 60. Ha la durezza HRC di 60, praticamente 60 HRC è la scala Rockwell, spesso si legge HRC e non si capisce che cos'è. Praticamente si prende o una punta di diamante o una sfera, si appoggia sul pezzo e tramite una pressa viene applicata una forza. In base a quanto affonda questo oggetto, questo utensile all'interno del materiale, si riesce a capire la durezza del pezzo. E 60 è già un'ottima durezza. Fra l'altro questa incudine è stata trattata termicamente, quindi ha un'ulteriore resistenza sulla faccia superficiale. E che cosa abbiamo? Vabbè, l'equivalenza in libbre sarebbe una 44 libbre praticamente. È resistente alla corrosione, c'è quest'ulteriore verniciatura che poi vi potrete divertire a sostituire se vi piace. Ha un piatto da 30 cm, quindi una bella superficie di lavoro, e niente, appunto, l'acciaio forgiato l'abbiamo già detto. Se la volete, se vi interessa, comprarla tramite i link che trovate in descrizione, vi mettiamo anche un codice sconto che vi permette di averla a un prezzo scontato del 5%, che è una cosa che ci dà la Vevor per sponsorizzare questi prodotti, quindi è sicuramente un regalo che vi potrà piacere. Io non mi ricordo più la mia di che colore era, ve l'ho detto, avevo 15 anni. Era colorata? Sì, stavo pensandoci adesso, non mi ricordo più. L'ho sverniciata perché mi piaceva avere un attrezzo rozzo. Sai che secondo me era nera? Può darsi che fosse nera. Non l'avrei mai immaginato. Mi piaceva avere una cosa color ferro, color metallo. E niente, questi sono tutti gli attrezzi che anche questi si trovano in vendita. Comunque le pinze da fabbro le ho viste anche su Amazon, eventualmente anche di queste vi mettiamo i link. Io me le ho fatte con questa forma, ma non costruite completamente. Ho preso, c'erano dei contadini, io ho chiesto se erano delle pinzacce vecchie, delle pinze così che in realtà erano tenaglie, quelle così, che servivano per tagliare le unghie alle mucche, belle grosse. Le ho modificate e le ho fatte diventare così. Le hai forgiate? Le ho forgiate e ho notato che era la parte dove c'erano le lame che tagliavano erano state applicate di acciaio su ferro, saldate per bollitura, perché ma poi pensa, fucilando vedi, noti delle cose. Poi fra le varie fantasie ci si possono anche costruire degli stampi fatti così, con il pezzo che si mette sotto nel foro Hardy, ad esempio per fare le sfere.
Se si fanno due semiconcavità, si prende poi il tondino, lo si assottiglia tutto intorno, si mette all'interno di questo stampo, si martella e questo prende la forma sferica o triangolare o particolare che ha questo stampo. E sono tutte con una caratteristica un po' particolare, queste pinze qua, hanno dei manici molto lunghi. Si potrebbe pensare che serva sia per avere una maggiore leva, quindi fare una maggiore forza per tenere fermo il pezzo, sia per stare distanti dalla fucina quando si scalda il pezzo. In realtà c'è anche un'altra utilità di questa lunghezza e serve per avere la giusta ergonomia. Quindi questa lunghezza qui ci permette di poter lavorare col braccio, perché il martello non va usato col polso, va usato col braccio, col movimento quasi del corpo, e quindi ci permette di mantenere la postura corretta col corpo rispetto all'incudine e di non andare a rovinare la spalla, cosa che molti fabbri hanno rovinato a causa della postura sbagliata. E niente, poi come dicevamo ci sono un sacco anche di manuali che si trovano in rete. Qua fa vedere ad esempio come si lavora una sfera, si fa prima questa scanalatura, poi questa, e poi si va a battere tutto sullo spigolino fino a farla diventare praticamente tonda. Qui c'è un'operazione di dentellatura di una falce, qui come si fa un ricciolo, c'è questa ingrassatura qua che scaldando praticamente la parte centrale del pezzo noi la possiamo battere assialmente e si allargherà. È molto difficile questa, poi metterci la mano si riesce a fare, perché le prime volte che se ci provate si storce il ferro così, bisogna tenerlo con una certa precisione e che sia già dritto in partenza, perché sennò va subito a storcersi. Allora lì si gonfia. Come tutte le cose, ovviamente, se non si ha pratica, basta andare piano e si fa. Un altro sistema è quello, se si vuole invece gonfiare in fondo, si arroventa in fondo, facciamo conto di averlo qua tagliato così, e si fa lo stesso lavoro. Non può farlo girare, se no anche lì poi finisce a piegarsi, almeno girandolo, se si ha una imprecisione nel battere o nella postura e tutto, si compensa e non si storce. Bene, speriamo che questo video sia stato di vostro gradimento. Eventualmente metteteci un bel like quando uscite da questo canale per farcelo sapere, è una cosa che gradiamo particolarmente, e seguiteci se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla nostra pagina e ci vediamo presto con un altro video. Guardate la playlist del canale Caos, perché nelle playlist ci sono tutti gli argomenti che trattiamo, abbiamo raccolto i nostri tantissimi video per argomenti, quindi a chi interessa un argomento piuttosto che un altro va a vedere tutti i video di quell'argomento, tutti quelli che vuole, quanti ne vuole. E con questo vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi!